Hola, 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 hemos vuelto. Os había prometido que si llegábamos a 5000 likes en el vídeo de España-Alemania, si todavía no lo habéis visto, os lo recomiendo, os llevaría a ver las semis. Pues aquí estamos en Múnich, vamos a ver Spagna-Francia, let's go! Diciamo che a questo giro non ho preso proprio un hotel in centro, siamo circa a 40 minuti dall'Allianz Arena e ci sono le mucche proprio davanti a noi. Mu! Ciccia! Prendiamo la macchina e andiamo allo stadio. Ancora una volta questo europeo ci propone un partidazo tra due delle nazionali più forti del mondo. La Spagna, dopo aver eliminato i padroni di casa della Germania, si troverà di fronte i vice campioni del mondo della Francia. Gli iberici che però dovranno fare a meno di un'icona del calcio spagnolo, ovvero Don Daniel Carvajal Ramos, dopo il fallo che gli è costato l'espulsione ai danni di Musiala negli ultimi minuti di gioco contro la Germania. Un fallo che per certi versi mi ha ricordato quello fatto da Chiellini su Bukayo Saka nell'ultima finale degli europei contro l'Inghilterra. Esperienza, questa si chiama esperienza. Ecco l'Allianz Arena con questa forma circolare ma un po' particolare che sembra quasi un gonfiabile, e qui abbiamo la statua di Gerd Müller, il massimo capocannoniere della storia del Bayern Monaco. Entrata numero 1, questa è la nostra. Oggi vi ho riservato una sorpresa perché siamo in un posto top. Kylian Mbappé, il prossimo acquisto del Real Madrid. Fuori dallo stadio la situazione è abbastanza tranquilla, devo dire che ho notato una maggioranza di supporters francesi. La nostra entrata comunque è la J. Entriamo. Spettacolare questo murales di Arjen Robben e Thomas Müller, proprio sopra ai tavolini dove potete gustarvi il vostro hot dog, con vista sui due idoli della tifoseria bavarese. Il nostro posto è il numero 10 e guardate dove siamo, c'è proprio il campo di fronte a noi. Alla nostra destra abbiamo i tifosi spagnoli e alla nostra sinistra i tifosi francesi, ma ancora non ci posso credere di quanto siamo vicini, incredibile. Non so se vi rendete conto, ma questa è la distanza dal campo, cioè facciamo riscaldamento con i giocatori, praticamente se ci fate caso in televisione probabilmente mi vedrete anche. Papà guarda, sono in televisione. Francia, che al contrario penso stia facendo una delle peggiori competizioni della sua storia, nonostante la semifinale raggiunta. Come siano arrivati fino a qui probabilmente non lo sanno nemmeno loro. Pensate che le reti registrate dai francesi sono 3, di cui 2 autogol e un calcio di rigore, 0 gol su azione e una manovra di gioco abbastanza deludente. Francia che entra in campo per il riscaldamento. Teo Hernandez proprio davanti a noi. No vabbè, io non ci posso credere ragazzi, guardate dove stanno facendo riscaldamento. Kylian Mbappé, il prossimo acquisto del Real Madrid. Come un bambino al parco giochi. Con qualche minuto di ritardo inizia a scaldarsi anche la Spagna. Vamos carajo! Lamine Yamal, che come sempre è stato decisivo contro la Germania nei quarti di finale. A por tifosi francesi che sono già in delirio, si stanno riscaldando adeguatamente prima dell'inizio della partita. Pensate che Lamine, quando aveva meno di un anno d'età, ha posato insieme a Lionel Messi in un calendario di beneficenza con il Barcellona. Se non è destino questo, ragazzi. Mbappé si riscalda con qualche tiro in porta, non male. Nel settore dedicato ai francesi si intravede anche qualche temerario spagnolo. Entrano in campo le squadre, guidate rispettivamente da Kylian Mbappé e Alvaro Morata. Inni nazionali, si inizia con la Marsigliese. Stupendo, insieme a quello italiano uno degli inni più belli del mondo. Passiamo alle cose serie. Inno della Spagna. Spagna con il classico completo rosso che attaccherà sotto la nostra porta, la Francia invece con il completo bianco. E inizia la semifinale, Spagna-Francia. Va Nico Williams, punta Koundé, in mezzo per Fabian Ruiz. È scivolato Dani Olmo, scivola anche Lamine Yamal. Dani Olmo vince il contrasto. Nico Williams per Cucurella, sentite che bordata di fischio ogni volta che tocca il pallone. Fabian Ruiz, ribucata.
Va Nico Williams contro Koundé, d'esterno destro, con la trivella troppo lunga. La palla torna però sui piedi di Lamine Yamal, che la mette in mezzo, no! Fabian Ruiz dentro dalla piccola, la tirata alta, era tu per tu con Maignan. Occasione colossale per la Spagna. Si scatena il contropiede francese però. Oh, che rimonta! Difensiva! Intramontabile Jesus Navas, un recupero che vale un gol. Dembélé, va da Mbappé, i giocatori spagnoli lamentano un tocco con il braccio. Passa in vantaggio la Francia, subito, dopo 8 minuti, Kolo Muani, fa 1-0 per i Blues. Incredibile, aveva iniziato molto meglio la Spagna, molto aggressiva. È la prima opportunità la Francia però l'ha buttata dentro nel primo gol su azione di questi europei. Spagna che prova una risposta immediata, si passa sui piedi di Nico Williams, va indietro per Cucurella. Niente, ragionano gli spagnoli con il classico possesso palla. Fatto la palla allargata, Nico Williams, oh! Occhio Francia ancora in avanti, Rabiot atterrato da Jesus Navas con un fallo dice l'arbitro e anche cartellino giallo. Palla allargata di Dembélé per Teo Hernandez, si va dal talento francese Kylian Mbappé, il nuovo giocatore del Madrid. Mbappé deviato, rimane lì Dembélé, ah! Spagna che è in pieno controllo del gioco, ma ogni qualvolta che perde la palla veramente i francesi sono super aggressivi, ripartono in contropiede e fanno malissimo. Lamine Yamal avanza, prova il tiro, che gol! Lamine Yamal pareggia la Spagna al 20° del primo tempo. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto un gol, ragazzi, fuori di testa, il 16enne esterno del Barcellona. Ma che giocatore è? Ma cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo assistendo? È un fuoriclasse assoluto e la Spagna fa 1-1. Pareggia subito. Ma quanto sei forte! Ma quanto sei forte, Lamine! Avevo detto partidasso, partidasso! Oh, bel tocco di Dembélé. Recupera però la palla Nico Williams. Rodri. Che eleganza, ragazzi. Che spettacolo vederlo giocare da così vicino. Ancora Lamine. Tra le righe per Dani Olmo. Jesus Navas di mezzo. Passa bene Teo Hernandez. La palla rimane lì. Olmo! È ribaltata la Spagna! 2-1 Dani Olmo, sempre lui, come contro la Germania! Vamos, ribaltata, ritiro di 2 minuti! Dani Olmo, vamos carajo, vamos! Ha fatto una giocata Dani Olmo con l'esterno, se l'è portata sulla destra per liberarsi al tiro e ha battuto Mike Maignan. Jesus Navas, sempre Lamine, scambia con Dani Olmo, occhio Dani Olmo, prova a inventare come nell'azione del gol, chiuso però, e riparte la Francia, non c'è un attimo di respiro, Kylian Mbappé, se la porta avanti con la sola, Mbappé chiuso, da Nacho! Nacho ha già iniziato a spiegare a Mbappé come funzionano le cose al Real Madrid. Come quando era in svantaggio, la Spagna è in totale controllo della partita. È lei a dettare i ritmi. Che giocata di Nico Williams. E se ne va. Vai Nico. Ah, Morata. Passa. No. Ah, Maignan. Il difensore del Real Madrid avanza. Allarga la palla per Lamine Yamal. Sempre lui. Fabian Ruiz con spazio. Deviato. Oh. Dembélé con tanto spazio contro Cucurella. Va Dembélé, rientra sul destro. Chiuso da Cucurella. Cucurella. Secondo una paella. Insiste la Francia adesso, che prova a portare la partita in pareggio prima della fine del primo tempo. Dembélé, salta Cucurella.
con un fallo secondo l'arbitro. Finisce qui il primo tempo, manda tutti negli spogliatoi l'arbitro. Spagna in vantaggio 2-1 sulla Francia, spagnoli che stanno facendo secondo me la partita perfetta, veramente stanno tenendo il campo in una maniera impeccabile. È ovvio, la Francia ha grandissimi giocatori, gli devi concedere qualcosa, ma finora si sono resi pericolosi solo in contropiede e alla Spagna va più che bene così, assolutamente continuare in questo modo nel secondo tempo per raggiungere la finale a Berlino. Si sta scaldando intensamente Antoine Griezmann, probabilmente sarà lui il primo cambio per la Francia. Inizia il secondo tempo di Spagna-Francia. Dale chicos, hay que tener duro 45 minutos a por la final, venga! Spagna che ha iniziato il secondo tempo come ha finito il primo, ovvero con il possesso palla dentro la metà campo francese. Occhio Mbappé, in 1 contro 1 contro Jesus Navas. Si ripete il duello del primo tempo, raddoppiato, gli dà una mano Lamine Yamal, troppo lungo il cross di Mbappé. C'è Dembélé però dall'altra parte. Oh, Unai Simon in presa, facile. Dembélé, calcio d'angolo, Tchouaméni. Unai Simon. Francia che ha iniziato ad alzare i ritmi. Saliva Rabiot, salta il pressing, Lamine Yamal, il centrocampista della Juventus. Koundé con spazio per il cross. Nacho recupera. Yamal anche in difesa e guadagna rimessa laterale. Fuori classe assoluto. Rabiot. Occhio Mbappé, con tantissimo spazio. Mbappé, la finta, Unai Simon. Fa una paura quando parte, impressionante, ha una velocità di gambe che è un qualcosa di mai visto prima, imprendibile. C'è un'invasione di campo, un ragazzo che si vuole fare la foto con Mbappé, ovviamente placcato da 10 uomini. La tifoseria spagnola prova timidamente a farsi sentire. 71esimo, Spagna 2, Francia 1. Insiste però la Francia, cross in mezzo, calcio d'angolo. C'è da soffrire adesso. Spagna che a mio avviso è talmente padrona del centrocampo che deve assolutamente provare a forzare la giocata per portare la partita sul 3-1. Adesso è troppo aperta e i francesi si stanno rendendo sempre più pericolosi. Vince il contrasto Hernandez. Barcola per Griezmann. Occhio Griezmann, è lunga, la manca Cucurella, rimane lì, Camavinga, Hernandez salta! Mikel Merino avanza, il neo è entrato, colui che ha deciso la partita contro la Germania con un colpo di testa ai tempi supplementari. Schiera le carte pesanti Deschamps, entra Olivier Giroud. Lamine Yamal. Grossissima palla persa. Sempre il solito contropiede francese. Barcola, grande chiusura di Nacho. Salva ancora una volta il difensore del Madrid. Bella imbucata di Rodri. Mikel Merino. Vai Lamine, dentro sul sinistro. Non ha senso che questo abbia 16 anni, non ha assolutamente senso. 84 e 30. 5 minuti più recupero. Grandissimo stop. Che giocata di Barcola. Occhio Mbappé. Che rientra. La tirata alta, grazie al cielo, mamma mia. Questo è un gol mangiato da Mbappé. Un gol mangiato da uno come lui. Deve assolutamente tirarla dentro da lì. Oddio. Giocatori spagnoli che adesso rimangono a terra ad ogni contrasto per prendere un po' di tempo. È scoccato il 90esimo e i tifosi spagnoli iniziano a cantare sì sì sì, vamos a Berlin. Olè, olè, grande, voglio la sua maglia, voglio la sua maglia, fenomeno. Avanza la Francia, probabilmente con l'ultima opportunità della partita per portarla ai supplementari. Griezmann tienila sulla bandierina Ferran, bravo così. Va bene, va bene, finisce qui, la Spagna va in finale a Berlino. Andiamo, vamos a Berlin, let's go, vamos.
come di consueto, a salutare la afición. Let's go, sempre Rodri in prima linea. Vamos, coño, vamos. Bote, 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 es francese el que no bote. Bote, 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 es francese il che no bote. Ragazzi, un altro video super entusiasmante finisce qua. La Spagna vince, batte la Francia 2-1 ed è la prima finalista di Euro 2024. Hanno espresso in tutta la competizione un livello di gioco sensazionale, veramente. Giocatori come Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal sono saliti in cattedra e hanno trascinato la España a Berlino. Chicos, espero que este video os haya gustado. Si llegamos a 10.000 likes, os llevaré a ver la final de Berlín de este domingo, el 14 de julio. Así que confío en vosotros y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español.